sento quasi un'aurea di paura quando si nomina la disciplina, no? Come se fosse sinonimo di schiavitù o di soggezione mentale. No, la disciplina io l'ho sempre vissuta come una ottima organizzazione del tempo e dell'energia, perché questo ti fa ottimizzare ciò che vuoi, ti fa capire i tuoi obiettivi e la strada per raggiungerli. SMAP Talks. Benvenuti a un'altra puntata di SMAP Talks, il Talks che porta a casa vostra storie vere. Devo dirvi grazie innanzitutto perché il numero di coloro i quali si stanno iscrivendo a tutti i nostri social e quant'altro sta crescendo. Le piattaforme crescono grazie a voi crescete grazie a noi e anche noi di conseguenza cresciamo grazie a voi. Insomma, un bel interscambio. SMAP Talks cresce e questo naturalmente è anche un motivo per dirvi grazie. Oggi parliamo di mentalità vincente, ovvero come si trasforma disciplina, sacrificio e valori non solamente nello sport ma in qualcosa che va ben oltre lo sport, ovvero stile di vita. Chi è con noi quest'oggi è davvero un campione del mondo, maestro di karate, unico atleta della nazionale italiana ad aver gareggiato ai massimi livelli sia nella specialità kata che in quella kumite. C'è chi vince una gara e c'è chi invece costruisce una mentalità che gli permette di vincere per una vita intera. Fulvio Sole, grazie per essere con noi a SMAP Talks, grazie. Intanto grazie a voi per l'invito, è veramente un piacere, grazie per la presentazione bellissima. Veramente felice di essere qui a parlare, insomma, di una cosa a cui tengo molto. Per me e per noi è un onore avere un campione come te ai nostri microfoni. Kata e kumite non è facile rappresentare l'Italia in due specialità simili e diverse al tempo stesso. Sì, in effetti non è facile, perché non è facile dal punto di vista proprio dell'allenamento specifico. Sono complementari in quanto compongono la parola karate, ma in realtà sono diametralmente opposti, perché una è molto più isometrica, una è più cinetica, una è più situazionale, quella del combattimento, perché devi fare i conti con chi hai davanti, una invece è più prestabilita come una routine di ginnastica artistica, quindi capisci che sono concettualmente due fasi molto differenti, no? Sia dal punto di vista dell'utilizzo muscolare che da quello dell'impiego mentale soprattutto, però è andata bene. Hai un palmarès incredibile sia come campione che come coach. Ma allora, per adesso chiaramente è molto più nutrito quello da atleta o ex tale, però devo dire che stanno arrivando grandi soddisfazioni anche da coach, quindi insomma è una bella sfida, Andiamo a conoscere meglio Fulvio Sole. Sei figlio d'arte, sì. Il tuo papà Mirko è stato un punto di riferimento nel karate. Nella tua infanzia era semplicemente lo sport di papà il karate oppure anche per te è stato amore a prima vista? Non è stato amore a prima vista in realtà, perché è nato tutto per caso. Ci siamo trovati in un sottoscala di una struttura di Sestri Ponente, pensa, io e altri 7-8 amichetti, e papà ha detto: ma invece che trovarvi in giro per strada o in qualche bar, che venite che facciamo un po' qualcosa di diverso. Allora noi, contenti dell'essere insieme, di condividere qualcosa, abbiamo iniziato, no? E poi da lì in un attimo lo vivi prima come gioco, poi come esperienza di gruppo, cresci con questi tuoi amici e passi da essere da 9 persone a più di 200 in palestra, diventi la prima società in Liguria per un botto di anni, entri tra le prime 10 in Italia, insomma da lì c'è stato un crescendo. E papà comunque è stata una grande spinta, perché momenti di crisi puoi immaginare ne siano arrivati. A me piacevano tanto comunque, come tutti, andare dietro a un pallone, piuttosto che sci e tennis mi piacevano molto, ma poi a un certo punto ho capito che il karate dava quel brividino in più che gli altri non mi avevano provocato, quindi sì, papà è stato importante. E sono certo che nel corso della nostra conversazione la figura di papà Mirko tornerà spesso ed è giusto che sia così. Come ha inciso nella tua crescita come sportivo, ma soprattutto come uomo, la figura del papà? Allora, intanto è stato, io scherzando
ho sempre detto che la vera disciplina ce l'avevo in casa, neanche quando sono entrato in un gruppo sportivo militare. Io mi sono trovato a mio agio perché già ero abituato in un certo modo a casa, quindi devo dirti, non è che io fossi privato di nulla, perché avevo il mio spazio per giocare, il mio spazio per esprimermi, il mio spazio per far tutto, però ero molto ben guidato, troppe volte senza accorgermene neanche, e regolato nel mio modo di agire. Questa cosa mi ha aiutato tanto poi in futuro e mi ha aiutato soprattutto a incanalare tutta la mia energia verso un qualcosa sempre di costruttivo, di positivo. E quindi insomma papà è stato come mamma, sia chiaro, perché il vero guerriero di casa è stata mamma, perché papà era Scorpione, io Leone, puoi capire due caratteri così quando si scontrano ci vuole in mezzo una bilancia. Quindi insomma io mi allenavo tutti i giorni, già da ragazzo, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì a letto presto, e andavo a scuola ovviamente come tutti la mattina, sabato sera alle 9 a dormire perché indomani in gara. E quindi cioè io ero già più o meno incanalato in un ritmo professionista senza saperlo. Ecco, nella presentazione, che poi è il lancio del nostro ospite, abbiamo parlato di disciplina quale stile di vita, non solo nello sport, ma un vero e proprio stile di vita. Sì, io condivido questo e secondo me è un valore essenziale. È essenziale per i ragazzi, a prescindere dallo sport che vogliono fare, a prescindere dal tipo di vita che amano fare. Però sento quasi un'aurea di paura quando si nomina la disciplina, no? Come se fosse sinonimo di schiavitù o di soggezione mentale. No, la disciplina io l'ho sempre vissuta come una ottima organizzazione del tempo e dell'energia, perché questo ti fa ottimizzare ciò che vuoi, ti fa capire i tuoi obiettivi e la strada per raggiungerli. Quindi essere disciplinati, secondo me, non vuol dire essere succubi di un pensiero di qualcun altro. Significa avere una propria identità e ottimizzare il modo per farla uscire. Per me la disciplina è importante perché intanto ti apre la porta all'accettazione del sacrificio. Tu sei conscio che per arrivare lì, visto che lo vuoi tantissimo, sei disposto a stringere i denti perché non tutti i giorni sono buoni, e quindi quando tu non molli è perché hai dentro di te la forza di sapere chi sei, la forza di sapere cosa vuoi e la forza di non mollare. Per me la disciplina è questo, accettare la difficoltà per arrivare al premio. Bellissima questa cosa, e che possiamo tranquillamente trasformare ciascuno di noi nel proprio quotidiano, ciascuno di noi nel proprio obiettivo, che non è solo sport, ma è quella luce, no? Che io dico, vedi lontano, vuoi raggiungere. La disciplina è l'unico strumento, quello vero, che ti consente di raggiungere l'obiettivo. Bravissimo, sono d'accordo. Infatti si dice karate, no? Per tutta la vita, frasi fatte, però è vero, io mi sono trovato a usare la stessa determinazione nell'ambito della scuola per affrontare degli esami, nell'ambito dei rapporti sociali con le persone, per riuscire a tenere botta anche lì. Quindi è un'ottima palestra, cioè non abbiate paura di abbracciarla perché vi leva tante castagne dal fuoco. Adesso arrivano delle domande più così, non è scaletta, ma io te la faccio volentieri. Okay. Che tu hai parlato anche di calcio, eccetera, quindi come tutti i ragazzini, pallone è fondamentale. Ma se tu avessi scelto, di là della disciplina, il calcio, papà sarebbe stato contento? Allora ti dico, io sarei stato contento a un certo punto, e papà non lo so, perché ovviamente papà in realtà ha giocato anche a calcio, era capitano della Sestrese, campione d'Italia di dilettantistica, sì, era capitano, e doveva andare in Serie B dal Como quando è stato promosso, però io no, calcio, hai capito? Le mentalità no. Però ti dico che mi sarei sicuramente divertito, e se io avessi messo la stessa volontà e la stessa disciplina lì, chi lo sa. Sai, poi ormai sono le sliding doors, no? Però mi piaceva anche tanto il tennis. Guarda, l'unica volta che ho visto mio padre dubbioso è stato sullo sci, che dovevo abbracciare un po' di raduni con nazionale juniores, perché stavo andando lì, l'ho visto un attimo, oddio, attenzione, però poi si vede che il ragionamento è stato, bisogna trasferirsi al freddo, bisogna allenarsi in cima alla montagna, sai che c'è, va bene la palestra, però è stata l'unica volta che, e sono comunque felice della scelta perché alla distanza mi ha dato tante soddisfazioni.
Se avessi avuto gli stessi risultati nel calcio, ciao. Sicuramente i cachet sarebbero stati ben diversi. Io quello non l'ho neanche nominato perché, ahimè, guarda, mi bastava metà del curriculum e ero con un sorriso ancora più grande, però va bene, bisogna fare i venali, quindi va bene così. Purtroppo la cultura poi popolare è quella, no? Ci sta, quindi tanto vale sorriderne. Chi è la persona a cui ti sei sempre ispirato? Se è tuo papà o se non è tuo papà? Ma allora, vabbè, chiaramente il modello che avevo in casa, sia mamma che papà, sono sempre stati un po' il mio ideale, no? Il creare, comunque ricreare un ambiente del genere che potesse infondere tranquillità, senso di protezione, però decisione sui valori e sulle scelte. Ecco, per stato single 50 anni, ci ho pensato molto bene. E quindi ti dico che il modello che io ho sempre avuto era quello. Poi, chiaro, sportivamente, quando tu approcci in gara e vai, vedi i campioni, cominci a guardare chi combatte in un certo modo, chi si esprime in un certo modo, si variava. Io a quei tempi guardavo nei 70 kg, c'erano atleti della nazionale, delle Fiamme Gialle in particolare, che mi piacevano tantissimo, e quindi è chiaro che in base allo sport che tu vuoi praticare vai a cercare il campionissimo, no? Ci sta. Quindi ti dico, non ho mai avuto un vero e proprio modello, però avevo sempre chiaro come sarei voluto diventare, e io sceglievo sempre però persone che si comportavano e avevano un riflesso come immagine estremamente positivo. Mi piacevano le persone che sapevano scindere le due cose. Quindi ciò che sei sul tatami in realtà un po' lo sei anche fuori, perché sei una persona che usa la testa, non è una persona che si fa trasportare dall'ira, non una persona che si fa trasportare troppo dalle emozioni, ma riesce sempre a capire cosa è meglio fare, e questo è difficilissimo, perché molte volte non è che attaccare è sempre la cosa migliore, come non lo è difendersi, come non lo è stare fermi. Questa è una lezione difficilissima da imparare, che te la dà magari l'esperienza, te la dà se hai fortuna, un ambiente sano che ti circonda, e quindi io vedevo persone che mi ispiravano fierezza, integrità morale, queste cose mi affascinavano. Quindi il gentleman, ma che quando si toglie la giacca sono cavoli. Ah, fantastico. Fulvio, quando hai capito che il karate non sarebbe stata più una passione, ma sarebbe diventata la tua professione? Allora, l'ho capito veramente quando ho vinto da Juniores il secondo titolo italiano, e hanno cominciato proprio a telefonarmi a casa i gruppi sportivi professionisti. Quindi io avevo contatti dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri, dalla Polizia. Detto così. Sì, ecco, tu dici, sai quanti è che vengono cercati? No, in senso buono. Che quindi avevo i loro direttori tecnici che spingevano per portarmi in squadra con loro. Lì è stato un momento veramente affascinante, perché ti senti comunque importante, senti che quello che hai fatto fino a quel momento è stato giusto e ti ha portato ad essere un uomo mercato, diremmo, se fossimo appunto la trasmissione di calcio, no? E penso che per mio padre sia stato uno dei primi grandi riconoscimenti in assoluto, perché hai creato, già creare un atleta forte dà una grande soddisfazione. In più è tuo figlio, figurarsi, immagino come possa essersi sentito. E quindi lì ho detto, adesso vale la pena pensarci un attimo, perché potrebbe cambiare la questione. Poi avevo mire varie, volevo fare il corso da elicotterista, cambiare, come molti ragazzi si cambia, no? Un pochino il traguardo. E allora io mi ricordo, perché dissi all'allora direttore tecnico delle Fiamme Gialle, perché abbracciai la Guardia di Finanza, mi piacevano molti i ragazzi che c'erano dentro, e disse: allora, capiamoci, 1 anno e 8 mesi, periodo di ferma obbligatoria, poi io mi sento libero, maestro, per favore. 22 anni sono rimasto, record. Anche lì ti danno uno stipendio, vai a Roma, fai mattina e pomeriggio quello che ti piace, cominci a vincere, vuoi sempre di più, l'agonismo sale, sei in un ambiente competitivo. 22 anni, altro che 1 anno e 8 mesi, però è stato bello veramente. Ecco, mentre tu stavi parlando la mia mente è andata oltre, no? Sei passato dall'essere l'orgoglio del papà, sì, alla tua unicità, quindi
kata, kumite è qualcosa di unico, Sì. o sicuramente raro, ecco. Sì, è raro, e anche qui vedi l'intelligenza della persona che era mio padre, perché molti maestri purtroppo, molte volte per ignoranza, chiudono le strade ai propri allievi, cioè non li portano magari a fare corsi o allenamenti con qualcuno per paura che ciò che possano vedere sminuisca il lavoro loro in palestra. Invece mio padre disse: guarda, per il kumite non c'è problema, ma per il kata perché non ci proviamo, visto che tecnicamente sei bravo? Chiamiamo quello che in questo momento abbiamo la fortuna di avere qui vicino ed è uno dei più forti tecnici italiani. Allora contattavo il maestro Ilio Semino e lui mi formò nel kata. E quindi io praticamente mi sono trovato in tutti gli anni, fino ad entrare poi da professionista, a fare entrambe le cose, quindi con anche ottimi risultati nell'individuale di kata. Poi entrato in finanza dopo i primi anni, dove io battagliai nei 70 kg nella squadra, insieme a me entrò Lucio Maurino. E quindi per la prima volta i gruppi sportivi ottennero anche la parte del kata, c'era lui. Poi cosa facciamo? Guarda che c'è sto Luca Valdesi che è veramente, sembra essere un fenomeno. E allora prendono anche questo Luca Valdesi. Ora capisci che con due nomi così che io ti ho appena detto, che secondo me nel kata a livello mondiale sono stati tra gli atleti più forti per 10-15 anni, un giorno dice: ma scusa Fulvio, ma tu non facevi kata? E gli ho detto: sì. Gli dico: maestro, facevo kata, ma perché non proviamo a fare una squadra? Mi dice: vabbè, proviamo a fare una squadra, vediamo cosa succede. E succede che abbiamo vinto il mondiale. E quindi nasce così e poi finisce ancora meglio. Quindi io ho fatto praticamente la prima parte della carriera dove facevo solo kumite, una parte centrale dove facevo kata e kumite e la parte finale dove facevo solo kata. Quindi ho fatto praticamente un mixing in action perfetto. Pensa che nel 96 io sono riuscito a vincere 6 titoli italiani, ne ho vinti 3 di kumite e 3 di kata, perché facevo la squadra di kata. Ai tempi era divisa campionato italiano e campionato assoluto, ora è solo una, e quindi avevo l'individuale di kumite, la squadra di kumite, l'assoluto di kumite, poi avevo l'italiano di kata, la squadra di kata, l'assoluto di kata, cioè è stata una cosa incredibile. Se ci ripenso adesso sorrido perché cavolo, è stata una bella impresa, sì. Adesso io mi fermo un attimo, mi soffermo sul maestro Fulvio. Hai avuto tanti ragazzi sotto? Sì, alla fine ne ho avuto tanti. E la cosa affascinante, sai qual è? Che loro passano, ma sono loro. Tu resti e cambi giorno dopo giorno. Cioè è una cosa incredibile, perché ti danno tantissimo. Cioè non è che io faccio il maestro, quindi loro devono imparare e basta, no. No, perché al giorno d'oggi, quando io sento dire ma non c'è più la volontà di una volta, secondo me sono scuse. Cioè tu non sai come arrivare a far capire una cosa. Perché il compito del maestro non è solo giudicare o dire cosa fare. Il compito del maestro deve essere far capire come fare. Cioè io non posso fare il mio gesto che facevo quando avevo 25 anni, perché non potrei mai più farlo adesso. Ma devo insegnare a lui come crearlo. Io glielo faccio vedere a rallentatore magari, ma la velocità ce la metterà lui, la potenza ce la metterà lui, ma deve capire come fare. Quindi non basta dire fai così, devi insegnare come fare questo. Quindi ognuno di loro mi ha fatto crescere, perché ho capito sempre delle chiavi in più per poter entrare nel loro linguaggio. E quindi anche a chi poteva essere un po' più ostico, magari apparentemente, perché io posso darti una definizione a te, posso darla ad un altro, ognuno avrà un modo diverso di recepire. Quindi io devo usare, se non bastano 2 parole, 4, 8, 10, finché c'è quella che ti fa scattare quella visualizzazione o quel concetto che fai tuo, allora ce l'ho fatta, perché tu prendi possesso del gesto che io ti voglio passare. Ora io ti racconto una cosa mia. Vai. Per tanti anni ho speakerato di karate, kata e kumite. E in questo passaggio, in questa mia piacevole avventura, perché mi piace poi definirla così, certo, ho avuto il piacere di conoscere un tuo allievo, Federico Campofiorito. Federicone, grande. Cosa possiamo dire di questo ragazzo? Allora guarda, intanto tu prima hai battuto molto sulla disciplina, no? Guarda, io lo prendo, io lo uso, tra virgolette, come esempio di disciplina. Sì.
lui proprio è la Sì, disciplina. sì, Fede è sempre stato molto ordinato prima che all'esterno, ordinato all'interno. Era uno che si faceva 1000 domande, doveva capire. E questo mi piaceva tantissimo, perché anche io, se non capisco, non riesco a fare bene. Quindi lui è sempre stato, era minuzioso, a volte pure troppo, ogni tanto esagerava. Però era bella sta cosa, che volesse veramente capire il meccanismo. E lui era molto disciplinato, è persona splendida, educatissima e grande appassionato, e quindi io ho un gran ricordo di Fede e lo ringrazio, perché tra l'altro ovviamente grazie a questa occasione ci siamo riabbracciati, e quindi è una persona veramente piacevole da ricordare, assolutamente. E infatti SMAP Talks è stata proprio l'occasione un po' di Sì, ritrovarci, quindi anche per me è stata la medesima occasione. Grande. Qual è l'evento di maggior successo al quale sei più affezionato? Così, ripensando a una carriera che poi chissà quanti ne avrai, quindi... Allora sì, ce ne sono. Beh, come fascino chiaramente a Kyoto nel 2000, il viaggio in Giappone, la finale contro i giapponesi, è tutto affascinante. Però se ti devo dire la cosa che fa sorridere e mi ha dato anche però una soddisfazione incredibile, battendo sul fatto di kata e kumite, ti parlo della Bosforo Cup, che era una gara internazionale, quindi c'erano una trentina di nazioni, no? E io lì ero convocato sia per i nazionali di kumite e i nazionali di kata. Quindi succedeva questo: io facevo il primo incontro di kumite a squadre, poi scappavo negli spogliatoi, mi cambiavo il karategi e salivo a fare il primo turno di kata con Luca e Lucio, poi scappavo di nuovo negli spogliatoi e mi ricambiavo per fare l'individuale di kata. Io quella gara ho fatto praticamente 3 gare in un unico giorno, una cosa inaudita. Quando siamo arrivati alla premiazione, io mi sono fermato a parlare con un arbitro e l'arbitro mi ferma e mi dice: complimenti, bravo, e non lo vedo, ma faccia i complimenti anche a suo fratello per il kata. E io lo guardo e gli dico: guardi, io la ringrazio, ma sono figlio unico, sono io che facevo entrambi le cose. Questo si ferma pensando che lo stessi prendendo in giro, e poi dico: no, guardi, è vero, scoppia a ridere, è impazzito della cosa, ha cominciato a fare 1000 domande, a farmi complimenti. Quindi quella è stata un'esperienza che la porterò veramente nel cuore, perché insomma è stata un po' l'apoteosi, no? della polivalenza, perché come palcoscenico internazionale riuscire a fare 3 ore in una gara così non era male. È quello che ti rende unico, questo è ciò che ti rende il campione dei campioni, permettimi. Beh no, non così tanto, perché a livello sportivo ci sono persone che hanno stravinto più di un mondiale, hanno un palmarès che è 10 volte il mio, quindi assolutamente no. Però sicuramente come particolarità sì, quello mi posso fregiare di poter dire: io ho fatto veramente e faccio karate. Quindi sia la componente di kata che di kumite. Molti fanno solo, però a livello sportivo grandissimi campioni come i prima citati, Luca Valdesi, penso su tutti, che ha vinto solo che 13 europei di fila, 3 mondiali individuali, poi i titoli mondiali di Stefano Maniscalco, Benetello, Savio Loria, Di Domenico, cioè è stata un'infornata veramente incredibile. Quindi a livello sportivo ci sono stati. Poi con la nazionale io non ho mai avuto tutto questo grande feeling prima, e quindi dovevo sfruttare le occasioni che mi erano concesse. Per fortuna l'ho fatto e quindi sono contento. Ma sicuramente il mio marchietto di fabbrica è il fatto di riuscire ad aver evidenziato entrambi i lati in un'unica persona, questo sì. Ecco, questa bella risposta mi permette di entrare nella seconda fase della nostra intervista, ovvero quella che è stata definita diagnosi e terapia di riscatto. Campione del mondo, sogno di ogni atleta, però dietro c'è tanto, ovvero non ce la faccio, non ci riesco, non me ne è possibile. La tua terapia di riscatto, difficoltà e terapia di riscatto. Sì, difficoltà chiaramente sì, perché se tu non ti fai domande o non hai dubbi, secondo me stai sottovalutando qualcosa, quindi stai un po' abbassando troppo la tensione.
Ti dico che ci sono stati momenti difficili, sicuramente, poi vivendo fuori casa ovviamente si intreccia alla carriera sportiva anche alla vita sentimentale, la vita sociale. Ci sono stati momenti in cui veramente io pensavo di essere lì per cambiare completamente vita, uscire dal gruppo sportivo, e poi insomma ci sono stati momenti anche pesanti a livello familiare, papà che è mancato, quindi un grosso punto di riferimento. Però poi in quei momenti ti si accende un po' la batteria di riserva, no? Come Terminator quando gli si riaccende l'occhio rosso che sembra ormai finito, ma torna su e ricominci un passo alla volta. Quindi io ho sempre pensato che nel dubbio ricomincio dalle certezze. Ce l'avrò 3 certezze? No, ce n'ho 2, ce n'ho una, riparto da quella. E da lì rivado verso le certezze che mi hanno fatto arrivare là. E un passo dopo l'altro ti ricostruisci e dici un momento, ok, ma sono io. Quindi non scordare chi sei. Magari ora fai scelte diverse, ma ricordati che se vuoi riabbracciare quello che eri prima, ci sei. E da lì piano piano poi i veri amici ti stanno vicino, mamma, la famiglia ti sta vicino e riesci a ripartire e ricostruire. E allora lì sei di nuovo sul pezzo. Però è chiaro che le difficoltà ci sono, perché può essere rappresentato da un infortunio, può essere rappresentato da un lutto, può essere rappresentato da qualsiasi cosa. Però è importante, vedi, anche lì non cedere troppo allo sbando, anche lì disciplina mentale. Torniamo sempre sullo stesso modo, no? Di operare su se stessi. Avere una manovra di emergenza che ti dice spengo il quadro, calma, e riaccendiamo uno alla volta, diligentemente. Questo ce l'abbiamo di nuovo, questo ce l'abbiamo di nuovo, questo sono io, ripartiamo. Così si ricostruisce e si riparte. Sai cosa mi è piaciuto di questo passaggio? Cioè, una cosa che porterò dentro tutta l'intervista sicuramente sì, ma nel dubbio si deve ripartire dalle certezze. Sì. Ne hai 5? Meglio. Ne hai 2? Ok. Ne hai una? È quella. È quella. Sì, è quella. Perché noi magari non lo diciamo a tutti, ma noi sappiamo chi siamo. Noi lo sappiamo. Nel karate, infatti, si dice che il primo avversario siamo noi stessi. Il più difficile. Forse se non il primo, l'ultimo, il numero non è importante, ma di certo è il più difficile, perché poi hai quell'omino che ti parla e arrivi lì prima della finale e dice sì, e se quello è più forte, e se quello è più bravo, e se perdi l'equilibrio, e se non ti sei allenato abbastanza, cioè, ma da un lato è umano, no? Hai un attimo perché se tu molli questa fase vuol dire che non sei sul pezzo, sei distratto, e se sei distratto qualche cavolata la fai. Quindi il fatto di avere tensione, paura e trasformarla poi in positiva attenzione sul momento, secondo me è fondamentale, perché non ti fa abbassare l'attenzione. Molte volte invece quando ci vai troppo sciolto succede che qualcosa potrebbe non funzionare, e questo è un peccato. Quindi se hai costruito tanto e mollare alla fine è un peccato, però lì in effetti si arriva a un livello anche un po' superiore, perché ormai con le tecniche di adesso, tra mental coach, allenamento alla tensione, esasperazione, no, delle fasi critiche, si è fatto grandi passi avanti. Però alla fine sono convinto che comunque un ragazzo di adesso con un ragazzo del karate anni 60, per quanto i modi fossero diversi, ma dentro di sé aveva le stesse paure, gli stessi dubbi, perché comunque siamo umani. E anche questa è una certezza. Io so cosa mi succederà lì al momento, questa è una certezza. Quindi se so cosa mi succederà al momento, devo essere preparato quando succede e girarla in positivo. Ecco, quando uno pensa a karate pensa a uno sport individuale, soprattutto individuale. Eppure tu puoi raccontarci di una delle squadre più forti al mondo. Beh sì, è stato fatto un libro che l'ha fatto il nostro direttore tecnico Claudio Culasso, e il gruppo sportivo militare più vincente al mondo, ed è vero, siamo stati noi. Sono arrivati dei titoli esagerati, cioè io una cosa così infatti non l'abbiamo mai più riscontrata. E è vero che si sale uno alla volta, però ti assicuro, allora nel kata squadre si sale 3 insieme, chiaro, no?
Nel comité a squadre o individuale si sale uno alla volta, quindi anche nella squadra tu combatti uno alla volta, però sai che stai combattendo con altre persone e soprattutto per altre persone. Io ho sempre detto, non è abbastanza il combattere per te? Cioè non senti che questa voglia ti trascina perché tu vuoi arrivare? Non farlo per te, fallo per qualcun altro, fallo per i tuoi compagni, non è abbastanza, farlo per la tua compagna, non è abbastanza, farlo per tuo padre, fallo per tua madre, fallo per chi ami di più. Ecco che ti arriva una botta di forza ancora più grande e ti dà quella motivazione. E molte volte la differenza è la motivazione, chi lo vuole di più, perché tu una persona la puoi preparare a quello che succederà, la puoi preparare a essere pronto fisicamente, però poi è lui che deve volerlo. È lì la differenza finale, no? Chi lo vuole di più molte volte, solo quello. E tra l'altro avete portato anche innovazione in quello che è un metodo di allenamento che tutt'oggi... Ma sai, allora, chiaramente i metodi di allenamento in uno sport agonistico sono un pochino anche figli della prestazione, cioè se il parametro che va a giudicare la mia prestazione cambia e si evolve, deve anche essere adeguato il modo in cui tu ti alleni. Se prima poteva essere, guarda, non interessa vedere molto bene la tecnica, l'assetto e non tanto l'atletismo, e tu ti alleni pulendo tanto quello. Se poi mano a mano diventa un'evoluzione dove il più importante è la velocità, l'efficienza, la potenza, e tu devi adeguare l'allenamento ai parametri nuovi di giudizio, capisci? Quindi in base a quello che ti viene chiesto a livello nazionale, internazionale, ti devi adeguare. Quindi magari un allenamento che si faceva 25 anni fa adesso potrebbe non andare più bene, perché sono cambiati i parametri valutativi. E già è difficile quando a giudicarti è un cronometro o un metro. Pensa quando a giudicarti sono delle persone che comunque hanno sempre una componente di soggettività. Quindi ti dice: a me è piaciuto più lui rispetto all'altro, che gli devi dire? Quindi trova magari l'appiglio tecnico per dire è meglio quello. Oppure nel combattimento premiano tantissimo chi arriva prima, tipo a livello della scherma, e non più se hai un bel assetto coi piedi piantati per terra come si usava una volta. Adesso magari è più importante toccare per primi l'avversario. Quindi la velocità ha preso magari il posto un pochino dalla tecnica. Purtroppo gli allenamenti si evolvono a seconda di quello che viene richiesto all'atleta, quello sì, come penso in tutti gli sport, in tutte le discipline. C'è stata nella tua carriera una o più sconfitte che sono diventate più importanti di una vittoria? Beh, intanto secondo me le sconfitte sono più importanti della vittoria, perché io penso che il carattere è formato dalla rinuncia o dalla capacità di affrontare una sofferenza. L'ottenere una cosa non forma carattere, cementa l'autostima e la consapevolezza di se stessi, però il tuo carattere è formato da altro. E ci sono stati momenti che mi hanno fatto veramente bruciare, tipo l'argento agli europei in finale contro la Spagna. Quello è stato un peccato veramente, perché per dettagli avevamo strameritato e poi per un decimo non è andata. E oppure ti dico, ora ti parlo generalmente, perché per fortuna sono state poche le occasioni in cui magari qualche combattimento in cui, a pensarci dopo, rianalizzandomi, ho detto qui dovevo affrontarlo in modo diverso, perché comunque tutti abbiamo un modo di affrontare magari un avversario che ci può mettere più o meno in fastidio. Io ad esempio soffrivo molto di più chi era molto statico rispetto a chi si muoveva tanto, perché avevo dei ritmi altissimi quando combattevo, e quindi chi invece ero lì che tutto fermo e non reagiva molto mi dava fastidio, perché volevo toglierlo dalla sua zona comfort, no? E ricordo una volta affrontai uno spagnolo che era neocampione del mondo di categoria nel 65, Ramiro, mi fece un 6-1, io ti giuro non riuscivo a capire da dove arrivavano quei cavolo di pugni. Io ogni volta cercavo di fintarlo, muovermi diverso,
e mi trovavo il suo pugno nello stomaco, cioè, ma quante braccia ha sto qua? E allora poi l'ho rincontrato la volta dopo, è finita 2-1 così, però ho detto vabbè, ci hai perso di nuovo 2 volte in 2 giorni, complimenti, però almeno ci hai capito qualcosa. Ma la prima volta proprio ho detto ma qui cosa gli devo fare sto qua? Perché poi ci sta, no? Trovi la tua bestiolina nera del giorno. E poi invece controbilanci con altre invece imprese bellissime. Quindi sì, le sconfitte servono e secondo me serve analizzarle, capire cosa non ha funzionato e poi ok, incamerata, toglitela, scrollitela, via, perché almeno non vai di nuovo a richiamarla, ma sai come affrontarla la volta dopo. Sì, è importantissimo. Ecco, tu hai combattuto centinaia e centinaia di incontri e c'è il fattore paura. Secondo te la paura sparisce con l'esperienza o si impara a gestirla? No, allora, la paura, sai cos'è? Più che la paura, non è in realtà paura di quello che ti può succedere, no? È la paura della sconfitta. Cioè io non ho paura di cosa per la mia incolumità, perché comunque lì c'è la voglia, l'adrenalina, il tuo sport, sai cosa stai per fare. Però hai paura che finisca lì, non vuoi che finisca lì, che è l'incubo di uno sportivo, no? Vuoi arrivare fino in fondo e poi quando arrivi in fondo hai paura e dici sono arrivato in fondo, cioè adesso all'ultimo ci fermiamo, cioè è un po' un ciclo continuo. Però come accennavo prima è importante che ci sia questo, perché ti lascia sempre attento a non sottovalutare niente. Perché tu non devi pensare, vabbè, ora c'ho questo, l'incontro dopo, c'ho quello. No, tu devi essere lì, qui e ora, si dice, no? Ed è importante, qui e ora, perché ogni tecnica, ogni momento è fondamentale. L'esperienza ti fa convivere con quella sensazione di fastidio che si crea all'interno del tuo stomaco, che all'inizio, le prime volte, è devastante, perché ti può bloccare, ti può inibire, no? Invece poi con l'esperienza, come dicevi tu, la riconosci e dici ok, sei arrivata, bene, ora ci accendiamo, ed è la cosa che ti tiene frizzantino, è la cosa che ti fa andare, quindi la riesci a usare a tuo favore, quindi non le permetti di paralizzarti, ma anzi le permetti di spronarti, quindi la cerchi di incanalare. E questo è utile sia proprio sportivamente parlando e anche nella vita, perché se tu poi di colpo, ma io lo dico ai ragazzi, avete un esame importante a scuola, avete un colloquio di lavoro, un giorno alle 3 di notte succede qualcosa in casa, ti prende paura, ti prende l'ansia, però se riconosci quella sensazione, 1, 2, 3, ok, sei arrivata, andiamo, riesci a... E questo è importante, questa è una fase di crescita importantissima che ti dà l'arte marziale, lo sport, insomma. Ecco, e così si arriva a quella che è la terza fase della nostra intervista, ovvero esito e futuro. E partiamo proprio da quella che è la scuola che ha fondato il tuo papà. Sì, allora il Kenseido di Sestri Ponente, comunque di Genova, che adesso non c'è più fisicamente come società, perché con la tragedia del Morandi io lavorando dall'altra parte ci impiegavo 2 ore, 3 ore per arrivare fino a Sestri, non ce la potevo fare. Poi sono arrivati gli impegni con Nazionale, per fortuna, quindi bene. Sono arrivati anche un po' di vita sociale, vita sentimentale, non c'è più stata veramente possibilità di... E mi è dispiaciuto tanto perché c'erano tanti amici lì, era una sua creatura. Tutti quelli che hanno abitato a Sestri sono passati da lui, infatti ancora mi chiamano Mirka, a me cioè molti, che cazzo è Mirka, io sono Mirka, va benissimo, però è stata veramente una cosa bellissima. Chi lo sa, perché tra un po' magari ufficialmente, se un giorno me ne vado in pensione, di qua di là, l'ho lasciato, sai, lì un attimino, e non si sa mai che la facciamo ripartire. Ora ha il suo velo su, in garage, vediamo se riparte. Non so se abbraccerò l'agonismo, perché è cambiato completamente e vuol dire che tutti i weekend, tranne uno, se hai fortuna, sei in giro a seguire i ragazzi. Però sicuramente il fatto di avere ragazzi da formare, questo sì,
questo mi piace, quindi ci può stare, non escludo. Ecco, come allenatore oggi sei l'allenatore della nazionale giovanile di karate. Esattamente. Come riesci a trasmettere i tuoi valori e la tua idea di vittoria? Allora, intanto sì, faccio parte dell'equipe tra kata e kumite, no? Siamo un bel gruppo e ho la fortuna e dico fortuna veramente perché questi ragazzi che vanno dai 14 ai 21 anni sono un parterre meraviglioso perché io rivedo nei loro occhi come ero io alla loro età e questa cosa è una figata incredibile, perché quindi cosa faccio? Riesco a percepire i loro timori, riesco a percepire i loro dubbi, quindi molte volte so anche cosa dirgli per riuscire un pochino, no, a sciogliergli quella tensione che potrebbe in realtà fare del disastro. Ti devo dire che sono dei ragazzi tutti splendidi, super educati, disciplinati, sono veramente dediti e non è facile non è più che facile, scontato trovare persone così e quindi è un ambiente che mi piace tantissimo e il fatto di trasmettergli la voglia non è facile perché sono tante personalità che devono essere messe insieme per un obiettivo comune, ma non devono essere snaturate. Io quest'anno ai ragazzi dell'Under 21, erano 4 perché le squadre lì sono andate in 3+1, quindi con la riserva, tutte e 4 si affrontano costantemente sui tatami di tutto il mondo, quindi comunque è umano avere una rivalità personale. E io ho chiesto loro di fare un lavoro del genere, la squadra sarebbe stata formata sempre da tutti e 4, quindi ognuno doveva dare il proprio 25% di meglio, doveva mettere solo quel 25%, non preoccuparsi di altro, perché se tutti e 4 avessero dato quel 25% che li caratterizzano come atleti unici, perché ognuno ha le proprie caratteristiche, la squadra sarebbe andata al 100%. E gli ho chiesto di fidarsi perché gli ho un po' rivoluzionato una parte dell'esercizio e è andata bene. Abbiamo vinto l'oro agli europei, loro contentissimi, è stata una emozione incredibile, quindi ha funzionato tutto alla grande. Ecco, tutto questo si può trasferire anche nella quotidianità, mi pare di capire. Assolutamente sì. Diciamo che uno non vuole passare per invasato, cioè sia chiaro, non è che uno se salta un appuntamento, se arriva in ritardo, se brucia la colazione, cioè capiamoci, non è. Io parlo a livello come di struttura generale, no? Per affrontare e per organizzare la vita, ma poi ho detto che a molti non serva, sia chiaro, però se qualcuno sente la necessità di trovare un modo per affrontare un po' la confusione che lo contraddistingue, perché comunque specie i ragazzi sono bombardati su 1000 fronti, perché tra le aspettative dei genitori, le aspettative della scuola, le aspettative degli amici, le aspettative personali, cioè hai un bel parterre da tenere a bada. Secondo me col fatto della disciplina, quindi di partire da uno step alla volta, tu riesci a capire come organizzarti. E questo è importante, perché poi tu dici ok, provo a fare questo, non va bene, correggo un pochino, fino a qui sono andato bene, correggo un pochino, e loro sono molto recettivi su questo, sono molto maturi, sanno alternare momenti di estrema goliardia a momenti di estrema maturità, sono molto sul pezzo e questa è una grande dote, non è facile. Quindi questo è bellissimo poterlo vedere e che ti ascoltano, si fidano e poi funziona, cioè bello. Hai risposto anche alla domanda successiva, ovvero se giuro che non sapevo quale fosse. Infatti, se nei ragazzi di oggi trovi ancora quei valori quali disciplina, rispetto, sacrificio, oppure se piano piano si vanno un po' perdendo. No, io penso che siano un po' luoghi comuni. Allora, è chiaro, dipende dagli esempi che si ha, no? Nella quotidianità. Stiamo parlando comunque di un taglio molto particolare e io ti dico che nei ragazzi con cui io ho a che fare assolutamente sì, assolutamente c'è sia la disciplina, c'è la voglia di
di mettersi lì, la voglia di accettare, perché magari tu li rimproveri oppure dici la tua, oppure, cioè non è facile. Molti ragazzi pensano già di essere in grado di gestire le proprie scelte e la propria vita, no? E questo, vabbè, al di là dei classici confronti con i genitori, può succedere anche con un insegnante, può succedere, sono fasi della vita. E invece io ti dico che bisogna adeguare, secondo me, il modo anche di comunicare. Cioè non posso comunicare con un quindicenne e un ventenne di adesso come si comunicava quando io avevo 15 e 20 anni. Quindi smettiamola anche un po' di dire no, lui non caveremo niente da questo perché tanto ha una testa, non ci mette qua. Sì, ho capito, ma tu devi riuscire a interessarlo, invogliarlo, a correggerlo senza offenderlo, perché è anche finita il momento, tu fai quello che dico io e basta, perché se trovi un minimo di persona raziocinante non gli basta, dice lo devi fare e basta, perché dice no, io lo faccio visto che si parla del mio corpo, del mio modo di essere, se capisco il perché. Quindi quando io tengo allenamenti, stage, queste cose, sia che siano episodi quotidiani, sia che sia il momento del weekend, io cerco sempre di spiegare nel modo più capillare possibile e di cercare di entrare nella frequenza di ognuno, perché magari io per parlare con te devo tenere una frequenza che a te è più consona e per parlare con un altro devo tenere un'altra, perché percepisce e recepisce in modo diverso un messaggio. Questa è la vera difficoltà dell'insegnante e molte volte non è un problema solo del ragazzo, molte volte è un problema anche dell'insegnante che non è in grado o non ha la voglia di mettersi lì e creare il vestito su misura per ognuno. Non è facile, cioè è più facile fare l'atleta che l'insegnante, ragazzi. È più difficile fare veramente il maestro che l'atleta, perché l'atleta pensi a spingere, fine. Dimmi cosa devo fare, lo faccio e poi io ci metto il mio. Il maestro deve costruirlo, deve supportarlo, deve fargli capire perché deve fare così, deve convincerlo se è convinto che sia giusto e deve accettare che faccia i suoi sbagli. È molto più complesso. Molto più complesso. Un po' più di rispetto forse quindi per l'eterogeneità piuttosto che no? Sì, bravo, sono d'accordo. Quando ci vuole chiaramente la fermezza, quella è sacrosanta. La disciplina, l'ordine è sacrosanto. Però bisogna anche capire che sono cambiati i tempi, ragazzi. Una volta noi avevamo 3 cose, cioè avevamo la TV, il pallone nella piazzetta. Cioè adesso loro hanno un mondo intorno. Quindi già quando non è il caso possono ricevere 3200 informazioni. Figurati se vanno pure a cercarsele. Ormai l'idea devi fare così perché è giusto così, ce la siamo giocata. Ecco, se tu dovessi scegliere una sola lezione di karate che ti ha insegnato quale quotidianità, no? Nella tua vita, quindi qualcosa davvero, quella lezione è stata fondamentale per essere applicata nel tuo quotidiano. Oddio. Quale sarebbe? Vabbè, ma è troppo difficile questa è difficilissima, anche perché cioè è la somma, è la costruzione di tanti piccoli frammenti, quindi dirti proprio una, cioè magari c'è stata una lezione in cui ho capito finalmente un gesto tecnico, però da qui dire c'è stata una lezione che mi ha finalmente formato la quotidianità, no, ti dico che invece la quotidianità è stata formata dalla costanza, quindi dal capire di abbracciare quel ritmo esecutivo, dal capire di abbracciare quel modo di affrontare l'allenamento. Cioè io dico sempre ai ragazzi, non allenatevi 2 ore. Avete voglia? Quanto ne avete voglia? 20 minuti? Fate 20 minuti. Poi stoppate. Però è importante come tu affronti una cosa. Cioè per me il messaggio deve essere che non è importante vincere. Io l'ho sempre detto a loro, non permettete al colore di una medaglia di classificare chi siete. Cioè non permettetelo mai, perché è troppo situazionale. Quindi voi non siete un colore. Cioè voi non valete di più o di meno se siete oro o bronzo, no, ma è sacrosanta la voglia di vincere. Non è importante vincere, è importante andare con la voglia di farlo. Cambia completamente il concetto, perché io so che scendo da lì
che per quel giorno ho dato tutto. E devi dirlo per quel giorno, perché l'atleta è il primo che si prepara la scusa se va male qualcosa, per dire immagina che io e te siamo due pugili, io ti do un destro mio preferito, il più forte, e tu cosa fai? Fai così, scrolli e sei in piedi. Io dico, ma come? Era il mio colpo migliore? Quindi devo trovare una scusa perché non ha funzionato, no? Quindi è importante l'approccio. E io dico sempre, quel giorno capite come state e in base a come state date tutto. Perché se non riuscite a muovervi troppo, muovetevi poco, ma siate essenziali. Avete voglia di dare tanta energia, muovetevi tantissimo. Cioè devi capire quello, come stanno in quel momento. E quindi è importante comunque, secondo me, la voglia di vincere. Poi la conseguenza sarà vincere. La medaglia è una conseguenza, non è l'obiettivo. La medaglia è una conseguenza se vai tutto bene prima. Ma quindi direi che la lezione di karate è tutto il percorso, no? Sì, che diventa bravo. poi la lezione di karate. E non è finita, e questa è la figata, che io lo sto ancora continuando. Cioè sempre, ogni giorno imparo sempre qualcosa. E sempre persone diverse davanti a me che mi chiedono qualcosa e quindi mi fanno ancora imparare qualcosa di nuovo. Quindi io non l'ho ancora finita, io non mi sentirò mai arrivato. Io avrò sempre da imparare dal karate. E spero di continuare a poter dare in cambio qualcosa al karate e ai ragazzi, questo sì. Ecco, se papà Mirko fosse oggi qui e potesse vederti oggi, cosa pensi che sarebbe più orgoglioso di vedere? Allora, sarebbe più orgoglioso di vedere, io penso che intanto l'atteggiamento mentale con cui riesco a trattare le diverse situazioni. Io, specie da ragazzo, ero molto più impulsivo, invece ora riesco a scindere i momenti, quindi so quando c'è da alzare i ritmi e quando invece bisogna stare calmi, e questo penso che lo apprezzerebbe molto. E poi il fatto che quello che sto facendo, sto costruendo, sto insegnando ai ragazzi ha poi un riscontro effettivo. Quindi tutto quello che lui ha insegnato a me, più quello che io ho imparato in questi anni, più quello che l'evoluzione ci chiede per le esigenze ultime, sta funzionando. Quindi io penso che comunque vede questa cosa dal punto di vista sportivo, gli piacerebbe molto. Gli piacerebbe molto che io sia diventato molto più responsabile sulle mie cose quotidiane, che abbia a fianco una persona che è stata sua allieva, quindi si è chiuso un po' un cerchio anche da quel punto di vista, e di come prendo cura di mamma e delle persone che amo. Questo gli piacerebbe molto. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Grazie. Siamo al momento botta e risposta, diviso in due parti. La prima parte è domanda aperta. Okay. Che consiglio daresti ad un ragazzo che sogna di diventare un campione? Intanto di continuare a crederci e a volerlo. Ovviamente un campione in cosa? Quindi cioè avere le idee chiare di dove buttare le proprie energie. Ascoltare chi lo critica, ma valutare il perché, e continuare a verificare ciò che sta facendo e ciò che gli dicono che è meglio fare, se è valido. Unendo queste cose, secondo me, ogni giorno ti alzi e dici: lo voglio? Lo voglio, oggi spingiamo, e devi spingere ogni giorno. Qual è la qualità che distingue un campione da un buon atleta? Allora, vedendolo così subito capisci che c'è un taglio diverso in una persona, dici. Io credo che sia la cosiddetta intelligenza motoria, perché io ti correggo una cosa, tu al limite la sbagli ancora una volta, al massimo due, poi l'hai messa a posto. Se tu noti che una persona riesce subito ad autoregolarsi, ha una marcia in più, perché non cade di nuovo nello stesso errore. Questa è una dote incredibile per una persona. L'intelligenza motoria, secondo me. Qual è stata la rinuncia più grande che hai fatto per il karate? Penso, ma sai, col senno di poi ti dico non è stata una rinuncia.
Col senno di allora sicuramente la mia vita sociale. Avevo amici, ma in una cerchia stretta, quindi non è che io andavo a ballare, non è che andavo in giro al pomeriggio, non è che andavo, cioè ho sempre fatto una vita piuttosto regolare e comunque anche di sacrificio mentale e fisico, perché mi allenavo 2 volte al giorno, quindi insomma da ragazzino non è così scontato. E dal lunedì al venerdì 2 volte al giorno, a volte per gli orari della palestra, quindi erano 4-5 ore di fila, perché facevo il doppio turno e poi andavo a letto, a casa arrivavamo per le 10:30, la mattina alle 6 in piedi per andare a scuola e poi appunto il sabato e la domenica in gara. Quindi questo è stato un po', ai tempi tutti lo vedevano come un po' un sacrificio. Io mi ci trovavo dentro, mi ci trovavo bene, e adesso poi ho scoperto che alla fine non è che mi sono perso così tanto, che poi lo puoi fare dopo con calma. Quindi ragazzi, spingete e non preoccupatevi che recuperate poi le serate in discoteca. Sei diventato campione del mondo, che emozione hai provato in quel momento? È figo perché comunque non te ne accorgi subito. Subito tu porti a fine il risultato, poi quando vai a letto dici: è finita, è fatta? È fatta, meno male, basta, l'ho fatto. Bella gioia poi della medaglia, poi l'indomani è bello, l'indomani ti riempi. E poi la cosa però che devi essere conscio è che te la tieni, la metti lì, te la guardi ogni tanto, ma non ti ci siedi sopra, perché sarà poi importante dopo 2 o 3 giorni quella che viene dopo, perché può succedere di fare una bella gara, però poi devi dimostrare di essere un metronomo, e quindi specie l'atleta professionista non si può fermare troppo sulla medaglia vinta, perché deve già costruire quella che deve vincere. Quindi questa è un po' purtroppo la parte che non ti fa veramente godere, no? Che a volte dici: minchia, una macchina, ma questa non se la gode un attimo. Non puoi, perché hai ritmi e esigenze, e poi allora molli tutto e ripensi il dopo. È bello perché dici: beh, tutto sommato ho fatto delle belle cose, questo sì. Un avversario che non dimenticherai mai? Allora, quando facevo i 70 kg, la fame, perché c'è stato un momento che non riuscivo più a stare su quella bilancia e ti giuro che era una crisi mostruosa. Poi il Qatar, quando è arrivato, veramente tipo l'auto elettrica quando parcheggia, mi ha salvato, ho fatto mangiare quanto volevo. Però ti dico, ti ho parlato dello spagnolo, ti ho parlato anche gente fortissima. Allora, da ragazzino, avevo 16 anni, mi convocano con la senior a Rimini contro l'Inghilterra. Io a squadre non c'era il limite di peso, quindi era open. Io esco per primo e vedo questa montagna nera, ed era Ian Cole, neocampione del mondo di pesi massimi. Fai conto 1,93 m per un centinaio di chili di muscoli. È stato un incontro difficile, dove sono riuscito a non farmi quasi mai prendere. Ho perso 1-0, lui mi fa i complimenti perché mi dice: cavolo, eri molto veloce. Ho detto: beh, se inverti i fisici ti giuro che diventi veloce anche tu. E io ho quella foto che terrò come ricordo, perché hanno fatto l'istantanea in cui lui mi fa i complimenti e mi abbraccia, e c'è lui che abbraccia se stesso con 4 piedi, praticamente si vedono i suoi piedoni e 2 piedini messi di fronte, e io sparisco completamente praticamente nel suo petto. Quindi ci sono certi incontri che te li porti, sì. E non è detto che siano solo vittorie, poi ce ne sono anche tanti belli di vittorie, ma le raccontiamo nella seconda serie di SMAP Talks. Next season. Fulvio Sole, come vorresti essere ricordato? Allora, intanto come una persona con dei valori, mi piacerebbe quello, che ha sempre cercato di portare questi valori, di trasmetterli e di insegnarli, questo sì. Quindi una persona sincera, una persona amica, e poi scendendo di un po' di gradini, un bravo tecnico, una persona che sa cosa dire, sa affrontare il discorso tecnico ma anche il discorso emozionale, perché chi viene da me spero che davvero trovi un bel supporto emotivo e che riesca a trovare in quel momento ciò che magari abbia bisogno di sentirsi dire. Mi piacerebbe questo, che io fossi ricordato come una persona che sempre sapeva dire la cosa giusta al momento giusto. Questo mi piacerebbe. Ah, bello.
E siamo arrivati alla seconda botta e risposta, la scelta tra due opzioni. Vai. Kata o kumite? Kumite. Talento o disciplina? Ti dico talento perché la disciplina la crei e la impari, il talento no. In percentuale, istinto e preparazione? 40-60. Essere un grande atleta o un grande maestro? Due vite diverse. Due vite completamente diverse. 50-50. Vincere un mondiale o formare un campione del mondo? Formare un campione del mondo. Bruce Lee o Karate Kid? Il concetto di Karate Kid non era male, però dai, è inguardabile. Ralph Macchio, Bruce Lee, porca misera. Poi guarda la maglietta, dai, no, Bruce Lee. Poi ti chiami Sole, ti ho detto sei arrivato con quella maglietta. Poi che sei, giallo-nero, cioè ormai... Ebbene, siamo arrivati al termine della nostra intervista, che è stata veramente una piacevolissima chiacchierata. Grazie. Ma siamo arrivati anche a un momento importante. Nel momento in cui tu fossi medico, facciamo finta, quale sarebbe la tua ricetta della felicità? E allora, io ti allungo questo, che è un ricettario con la tua ricetta, anche la penna, e siamo pronti alla tua ricetta della felicità. Timbro. E firma. E siamo pronti ad ascoltare quella che è la ricetta di Fulvio Sole. Allora, mi dovete prendere un 25% dove date spazio a ciò che vi fa stare bene. Ci vuole. Quindi sentite ciò che vi fa stare bene, che sia qualsiasi cosa, la cucina, un hobby, ma 25% ci deve stare. 25% bisogna allenare corpo e mente. Quello che può succedere nella vita bisogna essere preparati, quindi alleniamo corpo e mente. 25% proteggete sempre chi amate. È il vostro cerchio della vita. Chi è lì dentro merita che voi diate tutto. E 25% coltivare le proprie passioni e prefiggersi un obiettivo alla volta. Una volta ottenuto, tac, si va a quello dopo. A questo punto, 25 per 4, abbiamo il 100%. Grazie per la ricetta, grazie a ma voi. Grazie soprattutto a Fulvio Sole per essere stato con noi. Siete stati fantastici. Grazie davvero. Grazie davvero. Ebbene, sono sicuro che questa puntata vi sia piaciuta, tanti spunti di interesse. Io ne porto a casa uno in particolare. Nei momenti di difficoltà dovete ripartire solamente dalle vostre certezze. Non importa quante siano, maggiori sono, meglio è, ma fosse anche una sola certezza, da quella dovete partire e ripartire nella nostra vita. Se questo episodio è stato utile, non vi resta che seguirci sui nostri canali social. Io sono Marco e sono la voce di SMAP Talks. Alla prossima!